ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi di nuovo con una location diversa. Indovinate dove ci troviamo? Siamo a Parigi. Paris per i nostri ascoltatori francesi. Faremo un giro per la città, sarò io qui con una mia amica per qualche giorno, spero che vi piacerà questo video, vi porterò un po' in giro per le strade della città e speriamo che il tempo sia bello perché già oggi al nostro arrivo c'era un po' di pioggia e quindi buona visione! Siamo arrivate a Parigi! During 10 minutes it's like a Christmas tree, the light. Yes, it is. It's so beautiful, I think. E ci siamo ragazzi, fa freddissimo, veramente tanto freddo, ma vale la pena essere qui. Vi mostro la Tour Eiffel. Scusate la pronuncia per sempre i nostri amici francesi. Che meraviglia. Giornate di pioggia. Adesso attraverseremo il ponte per passare dall'altra parte. Stiamo andando, e perdonatemi per la pronuncia, al Jardin du Trocadero. Direzione Pont d'Alexandre. Ponte d'Alessandro in italiano diremmo. Si sente molto l'aria natalizia. Da sotto il nostro ombrello il sole sta calando e la pioggia sta aumentando. Stiamo andando verso gli Champs-Élysées adesso e poi ci fermeremo alla Galerie Lafayette a recuperare un po' di energie e soprattutto di calore. Eccoci ai tanto famosi Champs-Élysées. Questo è il viale che ci conduce all'arco. Da qui si vede anche la torre. L'adieu. Li avete mai assaggiati ragazzi? Sono buonissimi. I macaron nel cuore di Parigi. Ed ovviamente non potevano mancare i grandi brand del lusso francese, Louis Vuitton, Dior. C'è anche una bella fila, devo dire, per entrare.
E siamo arrivati al tanto aspettato Arc de Triomphe, che è proprio alla fine della via. Devo dire che Parigi con la pioggia ha comunque un suo fascino. Voi cosa ne pensate? E poi, come dicevo, la città è adibita per Natale, perciò è molto tipico, molto caratteristico visitarla in questo periodo dell'anno. C'è un'atmosfera più festiva, più gioiosa. C'è proprio l'aria parigina che uno si aspetta di trovare. Come al solito un grande via vai qui sotto, sempre pieno di auto. Questo è il traffico parigino. Si può arrivare anche in cima, ci sono delle persone lassù, immaginate il freddo. Beh, però immaginate anche che visuale. Pensate che questo monumento lo volle Napoleone per festeggiare la vittoria di Austerlitz. Che bandiera imponente, guardate che bella. Ragazzi, non potete immaginare che profumo per queste strade. Ci sono banchetti di dolci caldi. Guardate, si sono accese tutte le luci. Adesso stiamo tornando dall'Arc de Triomphe, dall'Arco di Trionfo in italiano, che abbiamo alle nostre spalle. E guardate le luci, è tutto rosso. Tutto rosso per Natale. Fortunatamente ha smesso di piovere, si sta bene a quest'ora. E adesso ci dirigiamo verso un luogo al chiuso a prendere qualcosa di caldo. Ragazzi, qui cantano dal vivo in Galleria Lafayette. Stiamo aspettando i nostri piatti. Il menù è tutto in francese, ragazzi. Questo locale è veramente carino, si trova vicino Galleria Lafayette. Ragazzi, questa è l'Opéra. Meraviglioso, meraviglioso. Questa è la piazza. Abbiamo mangiato carne di manzo con un purè di patate spaziale e anche un assortimento di formaggi. Ci troviamo al 9° distretto. Il tassista questa mattina ci ha indicato che il numero che si trova sopra la targa indica il numero del distretto e ci spiegava che i distretti sono più di 20, forse il 20° è l'ultimo, e
è come circocentrico, cioè nel centro ci sono i distretti che partono da 1, per cui i numeri più piccoli, e poi crescendo in modo circolare fino al 20, che ci ha detto il 20° si trova ad est. Confermate voi amici francesi quanto detto dal tassista. Dal look che ho, secondo voi fa freddo stasera? Comunque stiamo andando a Place de la Concorde, adesso ci troviamo in Rue Cambon. Scusate, io non lo so pronunciare, penso lo dirò per tutto il vlog. E sì, le stradine sono veramente molto carine. Tutte queste rue, tutti questi vicoli, e poi l'architettura dei palazzi è meravigliosa. Sono follemente innamorata dalla città, dall'architettura della città, e è veramente da perdersi. Questa è Place Maurice Barré. Ovviamente Chanel e Dior non potevano che farsi concorrenza a vicenda. E siamo già nel cuore pulsante della città, perché dal nono siamo arrivate dirette al primo distretto, al primo quartiere, il centrale. Infatti dalle vie, dai negozi si riconosce che è il cuore davvero della città. Tutti i negozi di lusso, negozi della moda francese, ristoranti. È proprio un mondo dei sogni. Stiamo andando, come dicevo, a Place de la Concorde e ci stiamo avvicinando. Giriamo qui a destra e poi un breve tragitto, una breve strada e arriviamo. Purtroppo la torre è in lavorazione e noi andremo verso la Tour Eiffel. Guardate che bella, si vede da qui in lontananza tutta luminosa. È un po' un faro nella notte, come potete vedere, sembra di stare a Gotham City. Ed eccoci vicino alla Tour Eiffel, passeggiata lungo la Senna, ragazzi, è di un romantico, è inspiegabile l'effetto che fa questa città, è bellissimo. Abbiamo appena attraversato nuovamente Pont Alexandre III, continuo a dirlo in italiano, terzo, e è veramente suggestivo, tutto il paesaggio, tutto il panorama è meraviglioso. Eccoci ai piedi della Tour Eiffel, di nuovo qui. Tra un po' si illuminerà tutta di nuovo, è già illuminata, ma non posso non farvi vedere questo spettacolo. Ecco di cosa parlavo prima, guardate, a quanto pare ogni ora la Tour Eiffel si illumina così, direi molto natalizia. Bellissima. Cosa ne pensate? Buongiorno, sempre da Parigi. Oggi andremo a visitare il Louvre. Abbiamo già preso la metro, siamo scese a Opéra, abbiamo preso la linea 8 e adesso stiamo andando siamo scese poi alla fermata Louvre e stiamo andando al museo. Vi farò vedere qualcosina dentro. La piramide del Louvre. Ya tienes una misión. Ebbene sì,
Siamo dentro la piramide. Wow ragazzi, è bellissima, c'è una luce incredibile, come vedete, stupenda. Siamo pronte per la visita. Sicuramente lasceremo i vestiti lì al guardaroba. Siamo veramente molto coperte perché, come dicevo, fa freddo questi giorni e il cappotto è un po' ingombrante, è un po' scomodo da portare con sé. Ragazzi, spero che mi riuscite a sentire con la mascherina. Siamo nella sala dedicata all'arte italiana e vi mostro Antonio Canova con Amore e Psiche. Rifatevi gli occhi. Quest'opera fu realizzata da Antonio Canova alla fine del 1700 e la scena inquadra proprio Psiche che è sul punto di morire, avvelenata, e l'arrivo di Cupido è una salvezza per lei. Lui arriva e con un bacio la salva. Questa scena è molto, non so voi cosa ne pensate, ma io la trovo carica di energia, non so se anche di passione, ma è una scena che ogni volta mi emoziona e vederla dal vivo è stato bellissimo, ragazzi. Fatemi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensate. Guardate che soffitto. Wow. Stiamo andando, come immaginerete, a vedere le opere di Leonardo da Vinci. Io sto fremendo letteralmente per vederle. Ragazzi, abbiamo appena terminato di vedere la Gioconda dopo una lunga fila che ovviamente è valsa tutta la pena e io sono incantata, non ho fatto molte foto e nemmeno tanti video, come vedrete, proprio perché volevo vederla dal vivo, la sensazione indescrivibile di vedere un'opera di Leonardo così vicino. E sapevate anche che l'opera è rimasta incompleta, cioè Leonardo non ha mai terminato il dipinto. La Gioconda è meravigliosa. Eccoci fuori dal Louvre, è stato bellissimo. Adesso siamo dirette verso un ristorante, un bistrò, adesso vedremo, abbiamo famissima.
Allora, eccoci qui, dopo il pranzo, dopo la pausa, ci troviamo qui di nuovo lungo la Senna. Questa volta siamo sul Pont de Carrousel. Eccolo qui, Pont de Carrousel. Wow, fa un freddo anche oggi assurdo e fortunatamente ancora non ha iniziato a piovere. Adesso ci spostiamo appunto dall'altra parte della Senna e andiamo a vedere una via Rue du Dragon che è molto, diciamo, tipica e poi da lì proseguiremo verso i giardini di Lussemburgo per poi risalire prendendo Pont Neuf. Vediamo, poi lì ci fermeremo sicuramente a fare una piccola sosta, anche perché la giornata ce lo concede, diciamo. Godetevi la vista. Qui abbiamo qualche stampa. Qualche stampa internazionale, come vediamo. C'è Marilyn, Brigitte Bardot, Clint Eastwood, Batman. Abbiamo anche opere di Klimt e vari artisti. Qui abbiamo un po' di arte francese. Qui abbiamo il puntinismo, il pointillismo. Qui è, devo dire, una strada piena di arte, galleria d'arte. Lì è una galleria vintage. Qui ci troviamo sotto l'Università di Parigi, per l'esattezza la facoltà di medicina. Qui siamo nel quartiere Saint-Germain-des-Prés. Ed eccoci al Rue du Dragon. Guardate, c'è anche Charmander per gli amanti dei Pokémon. Allora, io ho letto un libro di recente, uno scrittore che in realtà non esiste. Vi scriverò poi i riferimenti qui sotto. E il libro è ambientato in questa piccola strada parigina e racconta la storia di questa libraia e le vicende che succedono, soprattutto d'amore, che la coinvolgono. E lei apre una piccola libreria in questa strada e quindi volevo vederla dal vivo per immaginare ancora meglio la storia. Che peccato questo tempo, ragazzi. Immaginate che bello qui deve essere in primavera o in estate addirittura. Ci sono tante panchine per sedersi, è veramente molto bello. Siamo sotto il mio ombrello adesso. Eh sì, c'è un po' di fango per terra. Quello che vedete laggiù è il Pantheon, il famoso Pantheon. Allora, questo è Boulevard Saint-Germain. Ci sono i mercatini di Natale e stiamo andando adesso a Café de Flore, che è un caffè molto rinomato della zona.
Eccoci, siamo a Café des Fleurs, siamo nella parte intermedia perché l'interno è da quella parte, fuori abbiamo la parte esterna, vi faccio vedere. Ciao ragazzi, ci troviamo qui in uno dei tanti ristorantini per Parigi, siamo pronti per mangiare. Buon appetito! Questa è la entrecot. Ragazzi, ci troviamo sotto Notre Dame, Nostra Signora in italiano. Purtroppo non è possibile visitarla perché dopo i fatti precedenti e attentati precedenti, appunto la visita all'interno è impossibile, non è prenotabile proprio perché stanno ristrutturando l'interno della cattedrale, ma è qualcosa di strepitoso. Questa è una cattedrale stile gotico, guardate il rosone, è bellissimo, è bellissimo. Sempre qui da Parigi, siamo in un piccolo bar, un caffè, siamo pronti per andare verso Montmartre stamattina. Ed eccoci arrivate a Montmartre. Ragazzi, fa freddissimo, guardate la nebbia che c'è stamattina, quasi non si riconosce. Questa è la situazione questa mattina, sono super coperta e piena di lucchetti. Vediamo L'aria di Natale è forte, si sente, questi sono gli alberi pronti poi per essere addobbati per il Natale. Ed eccoci quasi al ponte Pont-Neuf, dovrebbe essere laggiù, proprio lì in fondo. Siamo pronti per attraversare. Gli amanti del film Me Before You diranno io prima di te questa piazza, mi ricorderanno molto di questa piazza. Ragazzi, è troppo bella. Ebbene sì, questo è il bar dell'ultima scena del film, dove lui lascia la lettera alla protagonista. Wow, mi sento davvero dentro un film, ragazzi, dentro la scena di un film francese. Ah ragazzi, è stata una giornata lunghissima, ha anche piovuto e quindi non sono riuscita a registrare tutto. Adesso ci troviamo qui davanti a questa libreria molto tipica, particolare, si chiama Shakespeare and Company. Diciamo che dal nome potrebbe sembrare più forse inerente alla cultura inglese, però è una libreria tipica della città, molto visitata e non vedo l'ora di entrare. Guardate che bella.
Buongiorno ragazzi, ieri la batteria della macchinetta si è scaricata, per cui non ho potuto riprendere tutto quello che abbiamo visto. Siamo state in questa libreria nel cuore di Parigi, molto molto bella, abbiamo comprato un po' di libri e poi siamo andate a cena fuori, sempre lì in zona, e oggi ci troviamo qui in centro di nuovo. Stiamo andando a Saint-Chapelle, guardate che bello. Laggiù vedete Notre Dame, si vede la cattedrale. Ragazzi, stiamo tornando a Roma. Siamo in scalo. Eccoci arrivati a Roma, ragazzi. Il viaggio si conclude. Sono le 10:30 e abbiamo fatto scalo a Monaco e siamo ripartiti. A Monaco, come avete visto, nevicava. Io vi ringrazio ragazzi per aver guardato questo vlog e ci vediamo al prossimo video. Ciao!